mais è una delle principali piantagioni che coltiviamo nei nostri campi. Dopo un anno di lavoro lo abbiamo trebbiato, essiccato ed immagazzinato all'interno del capannone. Ora però è arrivato il momento di venderlo. Ma quanto vale? Questo è tutto il mais che abbiamo prodotto quest'anno. Ma cosa lo utilizziamo a fare? Come forse sapete, negli anni scorsi una parte la utilizzavamo per fare la farina da dar da mangiare alle vitelle, mentre l'altra parte la vendevamo a un'azienda che c'è qui vicino. Quest'anno le cose sono un po' cambiate, dato che stiamo costruendo il progetto segreto. Se non sapete di cosa sto parlando vi lascio il link qui in alto. E abbiamo deciso di non prendere le vitelle. Tutto il mais che abbiamo dunque sarà destinato alla vendita. Ma quanto si guadagna vendendo un carro di mais? Oggi proveremo a rispondere a questa domanda. Adesso stiamo caricando il mais con il trattore della pala all'interno del carro e successivamente andremo a trasportarlo per la vendita. Ho la macchinetta che si sta riempiendo di polvere dappertutto, urca. Questo poi, che è il trattore un po' più potente da 110 cavalli, lo utilizzeremo per il trasporto e la vendita del mais, insomma, a un'azienda qui vicino. Dopo aver finito di caricare completamente il carro finché era possibile, è arrivato il momento di partire con l'altro trattore. L'azienda a cui vendiamo il mais ha un allevamento di tori, quindi lo utilizza per macinarlo e far la farina che poi mangeranno. Si trova a circa 7 minuti da noi, quindi non molto lontano. Con il carro pieno dietro però si impiega un po' più tempo, dato che bisogna andare più piano. Allora, mentre il padre è andato a consegnare il carro, facciamo un breve recap di tutti i lavori che abbiamo dovuto fare per la produzione di questo mais, per capire quelli che hanno influito di più o di meno rispetto appunto ai costi che abbiamo avuto. L'aratura è il primo passo per preparare il terreno. Serve a rivoltare la terra, a rompere le zolle ed a areare il suolo. In questo modo le radici del mais potranno svilupparsi meglio e assorbire i nutrienti di cui hanno bisogno. Questa lavorazione non ha particolari costi, se non quelli legati alla manutenzione del trattore e dell'aratro, che l'anno scorso abbiamo addirittura storto. La concimazione è un altro passaggio fondamentale. Serve a fornire al terreno i nutrienti necessari per la crescita della pianta. La concimazione può essere eseguita con fertilizzanti naturali come il letame o fertilizzanti chimici. In questo caso, oltre al costo della manutenzione delle attrezzature, c'è anche quello collegato alla materia prima, ovvero il letame e concime. L'erpicatura è un lavoro che serve a rompere la crosta superficiale del terreno e a eliminare le erbacce, le piante infestanti che competono con il mais per i nutrienti e l'acqua. L'erpicatura viene eseguita con un erpice rotante, una macchina agricola che ha una serie di denti che rompono il terreno. Come per l'aratro, anche questa lavorazione non ha particolari costi per le materie prime. Poi avviene la semina vera e propria. Si attacca al trattore la seminatrice, si caricano i semi e si passa lungo tutto il campo creando delle file parallele di mais, alla distanza giusta, in modo che ogni pianta possa crescere correttamente. Questo è uno dei lavori a cui prestare più attenzione, dato che se succede un malfunzionamento del macchinario si rischia di lasciare indietro una parte di campo. I costi sono legati principalmente ai sacchi di semi necessari alla lavorazione. Il diserbo è un trattamento chimico che serve a eliminare le erbacce. Anche in questo caso c'è il costo collegato al diserbante. Per cercare di utilizzarne il meno possibile si può passare nel terreno con l'estirpatore, come abbiamo fatto diverse volte prima della concimazione. L'irrigazione è necessaria in caso di scarsità di piogge. Serve a fornire alla pianta l'acqua di cui ha bisogno per crescere e svilupparsi. Può essere eseguita con una rete di irrigazione o con un irrigatore. Su ogni terreno c'è una tassa fissa da pagare per poter irrigare i campi, quindi anche questa deve essere conteggiata. La trebbiatura è l'operazione che serve a raccogliere il mais. Avviene con una macchina chiamata mietitrebbia che separa le spighe dal resto della pianta. La trebbiatura viene eseguita in autunno, quando le spighe sono mature. Dato che noi non abbiamo una nostra mietitrebbia, il costo principale in questo caso è quello del terzista che viene a raccogliere i campi. L'essiccazione è un passaggio fondamentale per ridurre l'umidità del mais. È un processo necessario prima dello stoccaggio nel capannone per evitare che marcisca nel tempo. Si utilizza un trattore attaccato all'essiccatoio e il costo principale consiste nel gasolio utilizzato per far funzionare entrambi.
L'essiccazione infatti può durare molte ore, fin quando il mais non sia completamente essiccato e poi raffreddato. L'ultimo passaggio consiste nello stoccaggio nel capannone prima della vendita vera e propria. In tutto questo processo c'è anche da tenere presente che durante il periodo estivo si rischia di perdere una parte del raccolto a causa della grandine, un po' come è successo quest'anno anche a noi. Diamo una pulita al capannone, infatti come potete vedere c'è un bel po' di mais sparso completamente su tutto il pavimento. Invece di continuare a faticare con questa, però adesso voglio provare a fare un esperimento. Questo è il nostro nuovo soffiatore che ho testato anche nello scorso video che ho caricato su questo canale, e adesso proverò a sistemare il mais appunto con l'aria. Una volta si faceva una fatica per pulire tutto. Adesso però devo spostare un po' avanti il trattore. Ok, allora adesso il padre è tornato a casa con il carro completamente vuoto e mi ha detto quanti quintali abbiamo consegnato. Facciamo un veloce calcolo per sapere quanto abbiamo guadagnato dalla vendita di un carro e successivamente calcoleremo anche i costi di produzione. In totale abbiamo consegnato 112,10 quintali per il prezzo della Camera di Commercio, che adesso è intorno ai 22. Quindi calcolando 112,10 quintali per 22 euro al quintale, il risultato è di 2.466,2 euro. Cioè scrivo quasi meglio con il mais che a penna. E facendo un'approssimazione veloce dei costi, dato che si fa fatica insomma a capire esattamente quanto gasolio si è utilizzato dei trattori, il costo specifico di un carro legato al concime, alle sementi, al diserbo, all'essiccazione, alla trebbiatura, eccetera eccetera, insomma. Approssimativamente il padre ha detto che siamo sui 1.500 euro, e quindi 2.466,2 meno 1.500, al carro più o meno si guadagna 966,2 euro. Ovviamente, come vi dicevo prima, sono calcoli molto approssimativi perché si fa fatica a capire i costi effettivi specifici di ogni carro. Questo l'ho scritto a calcolatrice, altrimenti avrei finito domani. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, qui in fondo vi lascio il link di quando abbiamo trebbiato tutto questo mais, dove ho addirittura provato a guidare una Mieti Trebbia, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!